Ciao e benvenuto o benvenuta in questo tutorial nel quale ci occuperemo di capire come ricavare delle informazioni rilevanti dai valori degli indicatori inserendo alcuni dati che li faranno emergere come critici da attenzionare o buoni. Quindi qui dobbiamo inserire dei dati e lo faremo in questa scheda impostazioni, quindi andiamo a ripopolare il nostro database con il nostro dataset, lo faremo da questa scheda impostazioni dove inseriremo dei valori che non andranno a determinare il valore degli indicatori, perché come abbiamo visto il valore emerge dai dati di bilancio, ma andranno a determinare il valore critico da attenzionare o buono dell'indicatore. Quindi come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, il valore degli indicatori è quello che vedi qui nella dashboard, nei grafici, e quello che vedi anche in questa scheda dei valori negli anni, è determinato dalle voci di bilancio. Quindi sono operazioni matematiche che hanno alla loro base le voci di bilancio che determinano il valore degli indicatori. Dopodiché gli indicatori vanno eletti e per leggerli innanzitutto bisogna che salti all'occhio se rispetto a quello che ci aspettavamo l'indicatore ha assunto un valore critico, un valore da attenzionare, un valore buono. Ecco, bisogna darsi almeno questi tre confini. Poi ovviamente nel mezzo ci possono essere tanti segmenti e sfaccettature interpretative diverse, però almeno questi tre blocchi di argomentazione vanno introdotti relativamente agli indicatori. E come faccio ad introdurli? Come vedi qui nella tabella dei valori dei KPI negli anni ci sono i numeri rappresentati in modo diverso. Ci sono dei numeri in rosso che lampeggiano in modo soft e quello sta a rappresentare il valore critico dell'indicatore, quindi vuol dire che le cose lì non sono andate bene. E poi ci sono delle caselle con uno sfondo arancione soft che stanno a significare che il valore dell'indicatore non è critico ma è da attenzionare, quindi bisogna quantomeno cominciare a pensare a porre in essere delle azioni preventive perché questo valore non diventi critico, perché poi quando è diventato critico bisogna porre in essere delle azioni correttive perché ormai la criticità si è generata. E poi ci sono delle celle con sfondo bianco dove invece il valore dell'indicatore va bene, vuol dire che va bene. Va bene è da attenzionare o critico in base a che cosa? Beh, in base a delle impostazioni che noi ci siamo dati, che l'azienda si è data, nel senso che un'azienda può darsi delle impostazioni, un'azienda può darsene altre, nel senso che un indicatore può risultare con un certo valore, con uno stesso valore numerico critico per un'azienda e non critico, magari da attenzionare soltanto per un'altra azienda. Perché sugli indicatori bisogna darsi degli obiettivi, sì, ambiziosi, ma che siano poi in realtà raggiungibili, che ci siano i mezzi per poterli raggiungere se ci si impegna, non che si triplica il fatturato di punto in bianco il prossimo anno o che la liquidità sul conto corrente in banca aumenta 10 volte tanto, perché ovviamente questo non è possibile. Se ci sono ho fatto esempi estremi, però ecco, agli indicatori bisogna dare degli obiettivi sì ambiziosi ma non impossibili da raggiungere. Quindi qui dobbiamo fare un ulteriore sforzo rispetto ai pochi dati per realizzare le voci di bilancio e quindi gli indicatori, un ulteriore piccolo sforzo di andare a popolare questi campi in relazione a ciascun indicatore e a dire per la mia azienda, ovviamente ce li troviamo a zero se io vado a inserire un nuovo anno di bilancio, mi trovo a zero il bilancio, mi trovo a zero anche tutti questi campi in relazione a questo nuovo anno di bilancio. Torniamo a mettere un anno precedente, il 2025, e qui anche qui il dataset ci ha compilato ovviamente anche questi valori, altrimenti non ci sarebbero valori critici da attenzionare e buoni. Quindi qui andiamo a dire, secondo me,
per la mia azienda la copertura degli oneri finanziari deve raggiungere questo valore deve essere critica se è minore di, se è maggiore di, deve essere da attenzionare se è minore di, lo considero buono se è maggiore di, cioè se l'indicatore raggiunge poi alla fine dell'anno con i dati di bilancio veri un certo valore che è maggiore di, io considero quel risultato buono a livello di quell'indicatore. Quindi andiamo a fare un esempio di quello che cambia, perché poi vale per tutti i campi, basta farne uno. Andiamo a fare l'esempio di quello che cambia modificando un valore qui. Per esempio prendiamo l'indice di liquidità che qui è stato messo che è critico se è minore di 0,8. Quindi qui non è nel rosso, perché poi se è rosso o arancione ce lo segnala anche qui. Qui non è né rosso né arancione, quindi vuol dire che nel 2025 questo dato è superiore a 0,8. Quindi andiamo nella tabella dei KPI, indice di liquidità 2025 e come vedi è 3,05. Quindi andiamo a vedere invece cosa succede se noi diciamo, quindi 3,05, dobbiamo mettere che è critico, facciamo che è critico se è minore di 4, quindi lì diventa critico perché è 3,05, applico le modifiche, ok, ecco che la casella è diventata rossa. Quindi se ora io torno qua nei KPI, il valore non è cambiato, è sempre 3,05 come quando lo abbiamo visto precedentemente, ma adesso si è colorato di rosso e lampeggia in modo soft. Come avrai notato, prima non c'era questa I che adesso compare, perché se l'indicatore è di valore critico o è da attenzionare, compare questa I con la quale possiamo andare a fare degli approfondimenti. Qui mettiamo il tipo di azienda, supponiamo edilizia, perché poi l'intelligenza artificiale ti racconta anche di questo. Ora non voglio entrare nell'argomento dell'analisi strategica avanzata, a cui sarà dedicata un'apposita lezione, però ti faccio soltanto vedere che se il valore è critico si può aprire questo ambiente dove ci sono tutta una serie di informazioni per andare a risolvere la criticità, quindi per andare ad intraprendere un'azione correttiva. Se invece, come in questo caso, il valore è da attenzionare, in questo caso l'intelligenza artificiale ci suggerirà delle cose diverse, cioè ci suggerirà non azioni correttive, perché il valore qui non è critico ma da attenzionare, e quindi ci suggerirà delle azioni preventive per fare in modo che il valore da attenzionare non diventi piano piano critico e quindi ci sia poi da svolgere un'azione correttiva perché il risultato è ancora più negativo. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!